Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 42. Questa è la terza puntata della seconda stagione. Il capanno di Can sta bruciando e lui vi è entrato sfidando le fiamme. Tutti sono preoccupati, ma Sanem è disperata e viene trattenuta a forza per impedirle di seguirlo. Dopo interminabili minuti durante i quali le fiamme aumentano, Can esce, tenendo in mano qualcosa che mette subito in tasca. Ma Sanem riconosce immediatamente la sua bandana, che lui le aveva preso parecchio tempo indietro. È sorpresa, gli si avvicina per chiedergli come sta. Si guardano e si parlano con gli occhi, poi lei si accorge che si è ustionato un braccio, ma lui minimizza. Sanem torna a casa e mentre sta preparando un unguento per curare l'ustione di Can, lui arriva proprio per chiederle qualcosa per medicarsi. Sanem, seppur esitante, gli applica l'unguento e la tensione tra loro si scioglie e diventa più facile parlarsi e stare vicino. Can le chiede dove sta Igit, ma Sanem non ne ha idea e allora lo invita ad andare a stare in casa di Aziz, visto che con l'incendio ha perso tutto. Tutti gli altri intanto sono corsi da Yuma, che è rinvenuta e dichiara a Meribat il suo odio che dura da 30 anni. Meribat, dopo averle detto che non l'ha mai nemmeno pensata, le intima di non mettere più piede nella sua tenuta. Can si ritrova con Emre e gli dice che adesso c'è la certezza che Igit abbia bruciato il diario e incendiato il capanno. Infatti il fuoco, essendo partito da più parti contemporaneamente, non può essere accidentale. Can dice che dimostrerà a Sanem di non aver bruciato lui il suo diario. Questo per lui è molto importante, ma che non ha altre aspettative perché lei non si è fidata di lui. Ora deve solo far innervosire Igit e costringerlo a confessare. Sanem, finalmente serena, dice a Leila e Deniz che si è sbagliata sul conto di Can perché lui è entrato nella capanna in fiamme per recuperare la sua bandana. Entrambe le ragazze, preoccupate, la esortano a stargli alla larga. Yuma rimprovera Igit per aver acceso l'incendio e per aver perso l'autocontrollo. Ma Igit, molto nervoso, risponde che dopo che ha bruciato il diario tutto è precipitato. Ha finto di essere zoppo per un anno per conquistare Sanem, ma poi è tornato Can, che si è buttato tra le fiamme per dimostrarle di non averla dimenticata e di non aver bruciato lui il diario. Yuma si incarica di trovare gli originali dei video contenuti nell'hard disk ed entrambi sono preoccupati per lo sviluppo degli eventi. È sera tardi e Can dal suo terrazzo vede Sanem che dopo aver acceso candele ed incenso si siede sulla sedia a dondolo con un quaderno in mano e finalmente inizia a scrivere. Poi si commuove quando la vede sorridere felice e abbracciare il quaderno. Can si addormenta sul terrazzo e sogna lui e Sanem felici insieme ai loro 3 figli. Viene svegliato da delle risa e vede Sanem che è seduta in giardino circondata da tanti bambini, a cui racconta la storia della Fenice e degli uccelli che devono superare le loro paure. Allora una bambina le chiede qual è la sua paura e lei risponde che la sua paura più grande è la solitudine. Invece un bambino di nome Janer le dice che lui vuole girare il mondo. Aziz e Miriban si ritrovano a colazione e parlano di come Can e Sanem assomiglino a loro due da giovani. Miriban gli racconta di come lei ha contattato Sanem dopo aver letto il suo romanzo, che gli ricordava la storia di loro due. Sanem le era piaciuta molto e dato che stava in cerca di un posto tranquillo, l'aveva invitata ad andare a vivere nella sua tenuta. Gli parla anche del grande affetto che prova per lei. Igit raggiunge Sanem che sta annaffiando l'orto e lei gli racconta dell'incendio. Lui si finge molto sorpreso e chiede perché Can si sia gettato tra le fiamme per entrare nel capanno. Lei gli risponde che doveva recuperare qualcosa di molto importante. Igit è sempre più preoccupato, pensando che si tratti dell'hard disk. Can intanto trova ad aspettarlo davanti casa il bambino Janer, che gli dice che sa che lui ha solcato tutti i mari del mondo e che anche lui vuole diventare un marinaio e girare per il mondo.
Poi il bambino gli mostra la sua mappa e Gian gli illustra i percorsi da fare per iniziare un lungo viaggio. Sanem raggiunge gli amici intenti a lavorare per il progetto libro e felice annuncia di aver ripreso a scrivere. Tutti si congratulano con lei. Vicino è seduto Igit, sempre più cupo e preoccupato. Arriva Gian e Aziz, con il pretesto di essere stanco, gli affida il lavoro dell'agenzia. Lui accetta per il tempo necessario alla riparazione della barca. Sanem invece conferma di non voler partecipare. Tutti sono seduti allo stesso tavolo e Deren dice a Sanem che non può estraniarsi dall'agenzia, visto che stanno lavorando per il progetto che include il suo libro, e che le sue idee sono importanti. Gian mette sul tavolo l'hard disk, che è chiaramente vuoto in quanto non vi erano telecamere accese nel suo capanno quando è stato bruciato il diario. Tuttavia Igit, non sapendolo, come lo vede si agita e va a sederglisi vicino. Poi lo segue quando si allontana con il computer e l'hard disk. Lo raggiunge e quando vede che sta collegando l'hard disk gli dice che deve parlargli con urgenza. Ma l'arrivo di JJ interrompe questo momento. Allora Igit gli dice che gli parlerà più tardi. Deren si fa accompagnare da Bulut in paese e si reca nel negozio della signora che rivende abusivamente le creme di Sanem a prezzo maggiorato facendole passare per sue. Qui si appropria di tutti i prodotti e poi accusa la signora di furto delle creme, a cui ha cambiato l'etichetta. Bulut, che naturalmente ha riconosciuto le creme, l'avvisa che la formula è brevettata e che se continua le faranno causa. Mekbe e Nihat chiedono più volte scusa ad Emre per averlo accusato di tradimento e poi si informano di dove lavora. Lei l'ha imbarazzata in quanto non ha rivelato loro che è disoccupato, dà l'indirizzo di una società in cui effettivamente Emre quel giorno deve sostenere un colloquio. Allora Mekbe, credendo che lui lavori effettivamente lì, suggerisce al marito di raggiungerlo in ufficio e portargli un regalo per scusarsi. Nel frattempo Emre sta sostenendo il colloquio e in un momento di pausa vede arrivare Mekbe e Nihat che lo mettono molto in imbarazzo davanti ai veri impiegati e alla sua esaminatrice. Allora Emre è costretto a confessare di essere disoccupato e di trovarsi lì per un colloquio. I due suoceri però non si scompongono e perdonano la bugia. Alla tenuta arriva di corsa la madre di Janer per chiedere aiuto in quanto il figlio è scomparso e le ha lasciato un biglietto nel quale diceva che andava in giro per il mondo e di non preoccuparsi. Gian dice che forse sa dove si trova perché quel mattino il bambino gli aveva parlato della sua voglia di viaggiare. Allora tutti si mobilitano e si formano squadre di 2 persone per perlustrare il bosco che confina con il porto. Gian chiede a Sanem di andare insieme, ma lei rifiuta. Gian la segue da lontano, conoscendo il suo pessimo senso dell'orientamento, e in effetti, mentre si guarda intorno disorientata, lo vede. Continuano quindi le ricerche insieme e Sanem gli parla di Janer come di un bambino speciale, cresciuto solo dalla mamma, e poi osserva come sia difficile crescere anche un solo bambino e che non capisce come lei ne sogni addirittura 3. Gian è molto stupito nel sentire che Sanem ha avuto il suo stesso sogno, ma quando ne parla, Sanem lo accusa di essere sorpreso solo perché non ha ancora letto il suo libro. Finalmente trovano Janer, che sta giocando ai pirati. Il bambino è molto tranquillo e si è organizzato montando una tenda e portando con sé viveri e bussola. Gian lo loda per l'organizzazione, mentre Sanem cerca di responsabilizzarlo e gli dice che deve aspettare di diventare grande prima di girare il mondo e che non deve far soffrire la mamma. Sanem comunque non perde l'occasione di mandare delle frecciatine a Gian e al suo desiderio di fuga. Riaccompagnano il bambino dalla mamma e poi Sanem si rifiuta di tornare indietro insieme a lui e si addentra nel bosco da sola. Gian naturalmente la segue di nascosto e la vede mentre raccoglie fiori e si distrae lungo il cammino. Sanem, mentre è ferma vicino a dei fiori, sente un rumore e pensando che sia un orso di cui aveva sentito parlare, afferra un bastone, lo aggira e colpisce Gian. Subito si accorge che si tratta del ragazzo e disperata lo abbraccia per curarlo, mentre lui finge di stare male.
Poi la rassicura, ma lei si accorge che ha un po' di sangue nella testa, fa finta di nulla ma si preoccupa e non lo lascia un istante. Lo vuole portare all'ospedale ma Gian rifiuta. Arriva la sera e Gian prepara un grande fuoco e un riparo in uno spiazzo tra gli alberi per passarci la notte, visto che è tardi, per attraversare tutto il bosco. Gian le chiede il significato della fenice presente nel suo romanzo. Sanem gli racconta la storia di questo mitico uccello che brucia e rinasce dalle sue ceneri, si rialza e inizia di nuovo. Poi gli chiede cosa vuole da lei dopo tanto tempo e lo prega di non ferirla ancora una volta. Gian le risponde che non le farà più del male e che se vuole se ne andrà, ma che deve sapere che non è stato lui a bruciare il suo diario che era preziosissimo per lei. Sanem gli risponde che non può saperlo visto che non l'ha letto e si allontana per mettersi a dormire. Dopo un po' Gian si avvicina a Sanem che dorme e la copre con la sua giacca. Poi le dice che sta leggendo il suo romanzo, lentamente rileggendo più volte le pagine. Sanem, che finge di dormire, ascolta tutto e sorride contenta. Giunto il mattino, i due ragazzi si incamminano per tornare a casa. Quando giungono alla tenuta, trovano Igit che è molto contrariato dal fatto che hanno passato la notte insieme nel bosco. Deren invita tutti a lavorare mentre Gian tira fuori l'hard disk dicendo che ha da fare e Igit lo guarda andar via sempre più preoccupato e ansioso. Sanem, dopo aver scelto con Gian le foto per il libro, si rattrista e dice a Deniz che ha paura di crollare quando Gian se ne andrà. Allora l'amica la esorta a parlare con il ragazzo. Nel frattempo Igit raggiunge Gian e questo gli chiede se confesserà a Sanem di aver bruciato il diario o se lo deve fare lui stesso. Igit invece gli dice che deve andarsene perché è nocivo per Sanem. Aggiunge che la ragazza ha bisogno di lui e che per lui lei è molto importante. Gian risponde che Sanem non ha bisogno di nessuno e che lui è sicuro che Igit abbia bruciato il diario, certo che Sanem lo avrebbe riscritto in poco tempo grazie alla sua memoria fotografica. Igit, vedendo Gian deciso a rivelare la verità a Sanem, gli dice che lo farà lui stesso. Però, proprio in quell'istante, arriva Sanem che chiede a Igit cosa deve confessarle. La puntata numero 42 si chiude dopo averci regalato un parziale riavvicinamento tra Gian e Sanem, Igit che è sul punto di confessare e soprattutto un grande colpo di scena che ci attende dietro l'angolo.